Ultimo giorno a Jeju, oggi si va sull'isola di Udo. Biglietto fatto, ci si imbarca, mi sa che la nave sta per partire, tutti che corrono. E ce l'abbiamo fatta dentro una vera nave coreana. Ci sono anche le scarpe nello sci. Anche no, se 10 minuti posso stare anche fuori. Vera bandiera di Corea, si può andare anche sopra, wow. Allora, là in fondo c'è una delle cose, uno dei simboli dell'isola, il grande cratere, ma è un po' lontano, non so se poi dopo ci passerò. Eccolo lì, il grande cratere. Non è la sua inquadratura migliore, ma carino, dai. Si parte per l'isola di Udo. Spero non sia quella l'isola di Udo, se no mi sembra davvero troppo urbanizzata. Comunque, su vera nave di Corea. Veri coreani. Si lascia l'isola di Jeju, bella anche quella punta. Ed eccoci sbarcati sull'isola di Udo, Udoland. Si possono prendere bici o andare a piedi. Troppo carini sti cosini. Ok, dai, ce la facciamo a piedi, alla fine preferisco solo 15 minuti per la spiaggia più famosa. Troppo carini sti cosini. Ovviamente sono l'unico che se la fa a piedi. Alla fine è solo a piedi che ti godi i veri paesaggi e ti fermi quando vuoi. Ed ecco vera spiaggia di corallo dovrebbe essere, ma non sembra tanto bella. Los Pollos Hermanos, nessuno che fa il bagnetto. Adesso andiamo a quella che si chiama Coral Beach. Eccoci a Coral Beach, la spiaggia più famosa dell'isola. Ma sinceramente speravo in una spiaggia con sabbia più bianca. Sarà che c'è poco sole, ma non è un granché. Comunque poi sono tutti qua e nessuno fa il bagno. Ma queste dovrebbero essere le famose donne pescatrici. E questa? Una big house. È un po' difficile fare la foto a sta spiaggia senza gente. Comunque è carino col sole, un po' di luce, adesso scendo a fare delle foto. Là in fondo, The Big Rock, cratere di Jeju Island. Questa è vera sabbia corallina, wow. Come mai nessuno fa il bagno? Ah, uno c'è. Dopo magari vediamo. Qui c'è un tratto con un mare molto cristallino, dai. La sacra collina di Jeju Island. Che storia sto chioschetto. Ed ecco che trasformiamo in una semplice gitarella in un trekking di un'ora per andare al faro. Sarà che c'è un po' di venticello, poco sole, ma non sembra che è mezzogiorno, Comunque è strano, non c'è proprio nessuno. Vera natura di Corea, vere vie di Corea. Ma tu guarda chi c'è, le statuine. Non si incontra nessuno neanche a pagarlo. Ma sto sasso è tipo un segnale stradale. Eh sì, è veramente un segnale stradale. Sono simpatici i segnali stradali coreani. Dove andare? Ecco il faro. Questa big struttura cos'è? Con la bici sarebbe stata dura sta salitina, Invece a piedi, tranquillo, tranquillo. Cacchio. Vasca di raccoglimento dell'acqua. Ma lì in fondo ci sono i cavallini. Ho un po' paura a fare queste strade dopo aver visto quei cartelli dei serpenti. Ma su quest'isola non li ho ancora visti, quindi magari non ci sono. Cavallino, piccolino. Se non faccio la sfacchinata non sono contento. Uno sbatti assurdo, ma ci siamo quasi. Farò il faro. Quella penso sia la famosa spiaggia di sabbia nera. Spiaggia un parolone. E dovrebbe esserci anche la grotta. Praticamente da qui si vede tutta l'isola, che non è poi così grande. Eccolo il faro, i fari. Credo che sia anche un punto di ritrovo anti-tsunami, visto che è l'unica parte alta dell'isola. Faro e torre radio. Strana statua con i piedi da Hobbit. Dentro al faro c'è un mini museo che spiega un po' la storia. Che stradina. Non la migliore delle strade, ma è laggiù che devo andare. Oi, le mie povere gambe. Se avessi preso la bici non avrei potuto fare queste strade, però. Forse sarebbe stato anche un bene. Bellissimo sto bosco. Uff, la fine del percorso. Comunque l'unico che se l'è fatta a piedi, come al solito. Adesso si va alla grotta. Carina. Zona dei ristorantini. Spiaggia di sabbia lavica che sembra chiusa. Non è che non è accessibile, che non ci va nessuno stranamente, quindi evitiamo, non si sa mai. Il gelato tipico di qua, molto buono. Ok, dopo il gelatino torniamo alla base, sperando che non piova. Pulminos.
Altro che fare il bagnetto, qui piove. Come fa quello ad andare con una cosa con l'ombrello? Per fortuna sono stato prevedente e ho portato l'ombrello. Questo è un campo di anguria, non l'ho mai visto dal vivo. Wow, ho incrociato uno che era coperto come un ninja, ma qui il sole proprio non gli piace. Poi non ce n'è anche adesso. E va bene, quest'anno niente bagno, ahimè. Se si esclude il bagno vi sto facendo con la pioggia ovviamente. Troppo carine ste motociclettine. Ma cosa dico motociclette? Ape car. E poi in mezzo al nulla ti trovi le fermate dell'autobus. Andiamo di qua. Che bello questo ingresso. Ed eccoci tornati alla spiaggia per un ultimo saluto. C'è anche un temerario che fa il bagno. Adesso non è che sia il tempo migliore, eh? Anche brutto, non si vedrà niente. Va bene, direi che da Jeju Udo Island è tutto. Ma quella è la mia nave. Farò in tempo a prenderla? Speriamo. La spiaggia di prima con la pioggia. Cazzo come piove. Sono anche caduto nell'acqua per colpa di uno che voleva darmi un passaggio in bici, ma poi non ce l'ha fatta, siamo volati in una pozzanghera a fischia. Quando piove, cavoli, guarda tutti gli uccelli. Mamma mia, che bagno mi sono fatto. Adesso devo stare un'ora bagnato fino a che non arrivo a casa. Buona idea non prendere la bici. C'è un fiume praticamente. Vabbè, il bagno l'ho fatto. Giro bagnato, giro fortunato. Andiamo sulla nave. Un saluto all'isola con la pioggia. Visita di Jeju finita sotto l'acqua, domani si va a Seoul. Ed eccoci all'aeroporto di Jeju, ora si vola per Seoul. Sempre molto tecnologico, con macchinette per il self check-in. Qui in Corea la lotteria non è come ce la ricordiamo noi. Si parte.